Ciao a tutti amici di SBAM, io sono Cook. E io sono Max. Stasera presentiamo un'arma un po' particolare, su cui magari non siamo proprio ferratissimi, ma anche perché ci è capitata da poco, è stata una cosa imprevista, ma vedremo di fare del nostro meglio. Questo è... No, dai Max, perché butti la roba in giro? La pensa all'ambiente. Questo è il MAS modello 1936 francese, calibro 7,5x54. Piccola premessa storica, la Francia ha finito la prima guerra mondiale, che ha combattuto con armi camerate per ancora il vecchio 8 Lebel, 8x50, una munizione che quando comparve nel 1886 era abbastanza innovativa, ma già nella prima guerra mondiale era terribilmente obsoleta. Pertanto, appena finita la guerra, appena diciamo si ripresero un po', decisero di lanciarsi immediatamente nello sviluppo di una nuova munizione. Questa nuova munizione intanto presero spunto dal 7,5 svizzero e dall'8x57, crearono una sorta di ibrido, il cosiddetto 7,5x57. Fu incambiato in seguito anche perché pare che ci fossero, che si rischiassero dei problemi di scambio accidentale con il calibro tedesco, ma non l'ho mai capito, perché non capisco perché un 8 mm rischierebbe di entrare in un 7,5, ma pare che ci è scritto così. Io ho letto in giro, anche in varie fonti dicono sta cosa. Ci spingevano? Non lo so. E pertanto fu cambiato, la lunghezza del bossolo fu accorciato e diventò i 54 mm definitivi. A questo punto, fatto il calibro, c'era da fare il fucile. Come procedettero i francesi? Lanciarono una gara di appalto a cui parteciparono i tre principali arsenali, Châtellerault, Toul e Saint-Étienne. I tre prototipi che l'unica, diciamo, come linee guida gli fu richiesto ai vari arsenali, a tutti gli arsenali, di prendere spunto dal P14 inglese e dal Gewehr 98 tedesco come esempi da cui prendere le cose migliori. I tre arsenali presentarono tre modelli che diciamo in codice erano il MAC, quello presentato da Châtellerault, il MAT, che era quello presentato dall'arsenale di Toul, e il MAS, che era quello appunto presentato da Saint-Étienne. Qua. Esatto. MAT, MAS e MAC. Vinse appunto l'esemplare presentato da Saint-Étienne, e dopo tante modifiche, cambiamenti in corso d'opera e aggiustamenti e tutto, raggiunse l'adozione nella sua forma definitiva, ovvero questa, nel 1936. Quindi appunto fu iniziato a produrre nel 1936, la produzione andò a super rilento quando scoppiò la seconda guerra mondiale nel 1939 ne erano stati fatti pochissimi, credo meno di 100.000, una cosa diciamo irrisoria vista la grandezza dell'esercito francese. Quindi appunto venne prodotto il numero limitatissimo durante la guerra, vide azione comunque sia nelle mani del governo di Vichy che nelle truppe dell'esercito francese libero di Charles de Gaulle. Vide azione in seguito nel dopoguerra durante la guerra di Indocina, e anche poi fu sottoposto a modifiche, riarsenalizzazioni. La più importante fu il MAS 3651, che gli venne aggiunto quel caratteristico tromboncino lanciagranate, e poi fu pensionato a favore di esemplari semiautomatici. Quindi diamo un occhio a questo esemplare che, come abbiamo detto, ci è stato dato del nostro regista Iacqui. Particolarità intanto che di questo modello è che non ha subito riarsenalizzazioni, è ancora nella sua parkerizzazione, a cui poi gli è stata data la mano di vernice nera da locomotive, quindi curiosità, particolarità. E andiamo a vedere intanto le prime cose che saltano all'occhio di questo modello. Intanto il calcio in due pezzi, che è probabilmente mutuato. 3 pezzi.
Perché 3 pezzi? 1, 2. Ah, ok, conti anche il copricanna. Comunque, basato su questa bella scatoletta, le prime cose che saltano all'occhio intanto sono la baionetta, questa cosa qua, che è simpaticissima, la baionetta stivabile nella calciatura, quindi a spiedo, un bello spiedotto. Bello Così. solo per questo. Madonna, Merita sembra l'acquisto solo per sembra un questo. cacciavite. Quindi già questa cosa e questa cosa qua la sistemiamo. E poi vediamo intanto la sua seconda grande particolarità sono gli organi di mira. Gli organi di mira che sono questa diottra su questa rampa, che la rampa in sé ricorda molto quella del Garand, ma a differenza di quella del Garand non consente né sull'alzo né sulla mira anteriore aggiustamenti di deriva, e questo è un bel casino. Ma è fantastico. Ma no, Hai il perché- pezzo fisso, così non si spacca e non perdi niente. Va bene, però è anche un casino. Vabbè, diciamo, è un casino per noi tiratori moderni, perché chiaramente è un bel casino. Per l'epoca come risolvevano questo problema? Semplicemente l'armiere di reparto aggiustava il singolo fucile in deriva sul soldato. Aveva un set, esisteva un set di queste, diciamo, credo di queste Catapulte. di queste catapulte, di questi alzi, delle diottre, e venivano diciamo, cambiate in base all'occhio del soldato. Per noi oggi invece è una bella rottura di coglioni, secondo me. Poi vediamo l'altra particolarità è questa bella manetta, questa manetta stortata in avanti. Credo che probabilmente questa qua sia una delle cose mutuate, un'altra delle cose mutuate dal P14. La manetta futurista. La manetta, che sì, butta esatto. in avanti. To. Meraviglioso. Vogliamo parlare di questo? Un tubo enorme, peserà mezzo chilo. Sicurezza, tutto di guadagnato. Poi abbiamo i tenoni sul retro. Sì. Questo è fantastico. Quindi diciamo tenoni in posizione arretrata come negli Enfield, quindi vicini al punto di applicazione della forza, per rendere l'azione, per rendere, diciamo, sì, l'otturatore molto molto fluido e scorrevole. Ok. Quindi armamento in apertura, tenoni in posizione arretrata. È un bel tocco, quindi comunque la testa va a incastrarsi qui nella parte davanti, nell'anello anteriore. Caricamento a lastrina da 5 colpi tipo Mauser. Adesso questa non è la sua, perché abbiamo usato, giusto per far vedere, una lastrina del Carl Gustav dell'M96 svedese, che contiene sì i colpi, perché i colpi hanno, le cartucce hanno stesso diametro del fondello, però vediamo che la lastrina non è... No! Che cazzo No, dico? si blocca subito. No, che cazzo dici? Non va mica giù. Cazzo che non va giù, guarda. Abbiamo scoperto, dai, le lastrine del Gustav sono una figata. Arisaka, cazzo 36. No, è successo un danno. Non so come svuotarla diversamente, quindi la svuotiamo. Ok, abbiamo visto che anche la lastrina del Gustav funziona anche in questo affare qua. Bene. E a questo punto cosa possiamo dire ancora? Il fucile è una simpatica carabinetta, abbastanza molto maneggevole. Abbiamo 3,4 kg di fucile, corto, meraviglioso. Piacciono da matti queste carabine leggere e compact. Ok, quindi diciamo che balisticamente anche un bel blocco, bel tocco, sì. Poi gran altre cose da dire: nella tradizione francese
Attaccato al fucile non c'è il kit di pulizia, né bacchetta né cordella, perché come da tradizione i francesi erano soliti stivare l'equipaggiamento per pulire il fucile nello zaino, Attaccato al soldato. era attaccato al soldato e non attaccato al fucile. E, quindi a questo punto cosa ci rimane? Prima di darci appuntamento alla prova di tiro, che sono curioso di fare, diciamo altre due cose sul calibro. Noi adesso stiamo usando per ricaricarlo, stiamo usando dei trucchetti, stiamo usando il dice del 7,5 svizzero, svitato di un paio di giri per ricalibrare solo il colletto. Abbiamo comprato le cartucce commerciali Partisan, PPU, e le abbiamo sparate, e adesso stiamo ricalibrando i bossoli alla meno peggio. È un sistema che funziona finché si spara sempre le cartucce su quel fucile. Per quanto riguarda invece il calibro in sé, è un calibro abbastanza innovativo, perché prende intanto spunto, come dicevamo, dal 7,5 svizzero, ha lo stesso fondello del 7,5 svizzero e del 6,5 svedese, e a livello invece di caricamento usa una palla, nasceva per una palla da 139 grani. E la cartuccia era caricata diciamo come un 303 British abbastanza carico, quindi diciamo che a livello di dimensioni e di prestazioni e di traiettoria si può dire che è paragonabile a un 762 NATO. Infatti secondo me quando è stato creato il 762 NATO si è tenuto molto conto anche di questo calibro qua. È un'arma sicuramente molto interessante, ripeto, quindi io sono abbastanza Siamo curiosi di provarla. Esatto. E un'altra particolarità di quest'arma è che, nonostante sia un catenaccio, sì, a livello di scatto ha uno scatto in due tempi decisamente interessante, quindi anche questa è un'altra cosa che mi rende curioso di provarlo. E poi una cosa che è abbastanza peculiare: quest'arma non ha la sicura, non c'è sicura. Qual è la sicura? Questa è la sicura. Sono le cose che ti piacciono, Le cose meravigliose. Bene, quindi direi che abbiamo detto praticamente tutto, non c'era tanto da dire. Poi diciamo, come già dicevo, non è un'arma che conosco proprio bene, quindi abbiamo detto giusto le cose più importanti. Cosa dici, Max? Ti piace questo fucile? Sono ispirato. È il primo catenaccio che mi ispira simpatia. Bene, anche perché diciamo il prezzo è stato comprato molto bene questo catenaccio. Quanto? 3? Vabbè, dai. Non rientra nei bellissimi, però è bello. Va bene, allora direi che quello che c'era da dire sul fucile l'abbiamo detto, proviamolo al poligono, dai. Da Max e da Cook. E da Cucco, sì. È tutto. Buona Ciao, serata amici. e ci vediamo alla prossima.